conosciuto Sor Maria Troncatti una volta al ritorno degli esercizi spirituali di Quito. Dovuto all'inclemenza del tempo, siamo arrivati al Pastaza alle 9 di sera. Eravamo 17 missionari. Abbiamo passato la notte come meglio abbiamo potuto. Il giorno seguente, sabato, è venuto il Capitan Dressel con l'avionetta e poco a poco ci ha lasciati tutti a Sucua. Per poi, lunedì, ci avrebbe portati a ciascuna suora nella propria missione. La casa della missione di Sucua era unita all'ospedale. Sono passata all'ospedale per conoscerlo. Lì, nella portineria, seduta sulla banchina, ho trovato Sor Maria Troncatti. Ho inteso subito che mi trovava davanti a una sorella speciale. Era già anziana, indossava un grande grembiule bianco, dagli occhi sprigionava tanta luce e pace. Aveva in mano il crocifisso che lo sgrottolava lentamente. Ricordo un bel sorriso dipingeva il suo viso che lo illuminava di tanta bontà. Mi ha accompagnato a conoscere l'ospedale. Mi parlava delle particolarità delle persone che si trovavano lì degenti per curarsi. Li conosceva profondamente e loro contraccambiavano con molta confidenza e familiarità che esprimevano la gioia o la difficoltà che attraversavano. Aveva un modo semplice per consigliare, consolare e ricevano luce e speranza per continuare avanzando nella vita. Dal dialogo avuto ho compreso il suo grande amore per l'Eucaristia. Così parlavano anche le suore della comunità. Era la prima che arrivava in chiesa al mattino presto e solo con la luce a cherosene del tabernacolo riempiva il suo cuore dell'amore eucaristico per poi farle dono a chi si avvicinava nell'ospedale, alle suore, alla gente, ai missionari. Nutriva un grande amore alla Madonna. Aveva in mano il rosario e mentre camminava, lento per l'età, la sua mente si rivolgeva a chi confidava nella sua intercessione, sicura di trovare aiuto, conforto e coraggio. Non pregava solo. Alla sera, nella sala di degenza dove si trovavano i malati, pregava il rosario con loro e cantavano le lodi alla Madonna. Parlava con il linguaggio del cuore. Era l'abuelita, la nonna piena di saggezza, che profumava con semplicità e amabilità l'affetto che nutriva e lo comunicava. E lei si rivolgevano per avere indicazioni nei momenti difficili, sicuri di trovare la strada giusta per superare le difficoltà. Sono riconoscente di averla conosciuta, anche se dopo poco della sua morte mi hanno trasferita con l'obbedienza al suo ospedale, all'ospedale Pio XII di Sucua. Senza darmi conto, sono andata dietro le sue orme. Ricordo di lei era freschissimo nella gente.
ho assorbito il suo spirito missionario fatto di umiltà, sacrificio e donazione agli ammalati del corpo e dell'anima. Lei amava tutti, non faceva distinzione di razze o di gradi sociali. Erano vicine di letto la sposa del sindaco con la signora Shuar, che veniva da lontano, da un villaggio molto lontano. La gente di Sukua e anche quella di Maccas la ricordavano per il suo stile gentile e buono. Una signora che veniva dal fiume lavando la biancheria e colta con il dolore del parto per essere attesa alla maternità, mi ha raccontato che Sor Maria Troncatti teneva preparato un acquario per donarli nei casi di emergenza, con un grande sorriso sul viso, come lei era capace, assicurava che era compresa e aiutata. Non erano necessarie tante spiegazioni, perché amava con il cuore. Sor Maria Troncatti era invocata, ricordata dalla gente come una suora missionaria speciale, santa, degna di essere invocata nei momenti di grande necessità. Non solo favoriva le grazie di curazione, ma erano veri miracoli che ci otteneva da Dio. Un giorno di ottobre dell'anno 1980 è arrivato all'ospedale di Sukua un uomo, Francisco Rivadeneira, che nel suo campo dove si era recato a lavorare era stato investito di un toro, lasciandolo svenuto per terra. Quando ha recuperato i sensi, l'animale ormai si trovava lontano. Si è messo in piedi, ha visto sangue e ha slacciato i pantaloni che uscì l'intestino. Facendosi forte e non potendo avere aiuto, ha preso le budelle sulle braccia e si è incamminato verso la strada. Ha camminato forse più di mezzo chilometro. E quella strada che era in costruzione e che ora è la via Macas-Pulo. In una volchetta l'hanno trasportata all'ospedale di Sukua in un pomeriggio di sole forte, fortissimo. Di fronte all'impossibile, il dottore, appena arrivato all'ospedale per l'anno di medicatura rurale, ha deciso di intervenire, dopo essere stato animato ad avere confidenza nel Signore. Era l'unica cosa che si poteva fare. Andare alla città era troppo lontano, con strade bruttissime. L'intervento poteva essere il salvataggio. Dato il caso, si è adoperato l'acqua bollita per lavare l'intestino sporco di erba, di sabbia e di liquido intestinale, per poi finire usando i flacconi di suero fisiologico. Il chirurgo rurale era lui, l'unico dottore che avevamo. L'anestesista ero io, infermiera. Senza ossigeno, con l'anestesia rachidia all'inizio, per poi continuare con altri avvertimenti ricevuti da un anestesista degli Stati Uniti che era stato qualche anno prima per un mese di volontariato con noi. Si è esportato approssimativamente 1 metro di intestino.
perché si trovava perforato. La chirurgia è durata 5 ore. Il dottore è bravissimo, l'ha accompagnato con trattamento specifico ed altri avvertimenti. Il malato mai ha avuto febbre. Piano a piano l'intestino ha incominciato a lavorare e dopo circa un mese andava a casa curato. La parte medica non dava nessuna speranza. Ci mancavano specialisti e il necessario per l'intervento. Ma chi reggeva l'operazione era Dio, con l'intercessione di Suor Maria Troncati. La sorella che l'accompagnava al malato conosceva Suor Maria Troncati fin da piccola in Maccas, con un grande fede in lei e accompagnata da Suor Dorina Bertani, un'altra missionaria, nella portineria di Sucua, davanti alla statua della Madonna, si sono rivolti incessantemente all'intercessione di Suor Maria Troncati. Umanamente non poteva dare questi risultati, ma la fede, unito all'intercessione, ha mosso il volere del Signore. Come non ricordare la figura di Suor Maria, donna del lento camminare, guardo profondo, risa attrattiva, manifestava una fede ardente. Sono contenta di rendere omaggio a questa nostra missionaria e la ammiro. Gli sono unita con l'affetto a questa autentica figlia di Maria Ausiliatrice per la sua pietà, umiltà, amabilità e salesianamente allegri. Certamente nel giardino salesiano dove si trova in cielo non lascerà di ascoltare e proteggere a chi con fede la invoca. Perciò, grazie Sor Maria. Para Sor Maria Troncati, María Auxiliadora no era solo una intercesora del cielo, sino una presencia viva y materna en su vida diaria y de misionera. Su confianza en María era absoluta, especialmente en los momentos de dificultad, de enfermedad o peligro, que fueron muchos durante su servicio en la selva amazónica del Ecuador. Ella solía decir que todo su trabajo, sus curaciones y su actividad misionera se las confiaba a María Auxiliadora. Se conservan varias cartas y testimonios donde Sor María insiste en la necesidad de no dejar nunca el rosario y de recurrir a María en toda circunstancia. Para ella, la Auxiliadora era quien abría los corazones de los shuar, protegía en los viajes peligrosos por los ríos, curaba las heridas físicas y sobre todo curaba las heridas del alma. En su vida, la devoción a María no era algo separada de su actividad, formaba parte de su modo de ser misionera. También es importante saber que su formación salesiana, primero como joven en Italia y luego como religiosa, estuvo muy marcada por el amor a María Auxiliadora que Don Bosco inculcaba, presentándolo como la madre siempre presente y activa. Sor María
lo vivió a fondo en las escuelas, en los hospitales, en la catequesis sencilla, en su servicio silencioso a los más pobres. Cuando Sor María trabajaba entre los shuar, muchas veces debía viajar por ríos caudalosos en pequeñas canoas. Una vez, durante una tormenta terrible, su canoa estuvo a punto de volcar. Mientras luchaba con las olas, Sor María se aferró al rosario y siempre llevaba consigo en la cintura y empezó a rezarlo con voz alta, invocando a María Auxiliadora. Los indígenas que lo acompañaban, que ya habían aprendido a confiar en su fe, también empezaron a rezar a su manera. Milagrosamente, el río se calmó lo suficiente para que pudieran llegar a la orilla sanos y salvos. Ella siempre atribuía este tipo de pequeños, grandes milagros a la protección maternal de María. Gracias.